Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Borselli, sono un ispettore della Polizia di Stato, sono il comandante della sottosezione autostradale di Pian del Voglio, il reparto di polizia stradale che si occupa della vigilanza tra Barberino de Mugello e Sassomarconi in A1. Per la polizia stradale ho predisposto alcune sessioni di docenza per i neo-ispettori e per i neo-assunti in polizia stradale, luogo dove normalmente arrivano le reclute dalle scuole di polizia per la loro prima esperienza. Il tema di oggi è la guida di polizia e in modo particolare l'inseguimento di polizia, un tema che è divenuto di scottante attualità dopo i ben noti fatti di Milano, nel quale alcuni equipaggi dell'Arma dei Carabinieri hanno ingaggiato un inseguimento con uno scooter a bordo del quale c'erano due ragazzi della periferia. L'incidente, come sappiamo, che si è verificato al termine di questo inseguimento ha scatenato una rida di polemiche e ha indotto noi operatori di polizia stradale a delle riflessioni proprio in materia di ingaggio. In Italia non abbiamo una normativa che disciplini o protocolli un'attività delicata di polizia come l'inseguimento. In realtà tutto quello che dovremmo fare è discernere dalle circostanze di luogo e di tempo nelle quali ci troviamo. Ma prima di parlare, di entrare nel merito dell'inseguimento di polizia, credo sia necessario fare una piccola premessa su ciò che è la guida di polizia. La guida di polizia è un'attività estremamente delicata che attiene ad una serie di veicoli, e questo vale per tutte le forze di polizia ma anche per i mezzi di soccorso. Prima di entrare nel merito vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale della Polizia Locale di Prato, al canale YouTube @PMPO, che ringrazio per l'ospitalità. Allora, come vedete nella slide che qui vi propongo, noi esseri umani siamo stati progettati per viaggiare a piedi, per camminare a piedi. Col tempo, con il progredire, con l'evoluzione della nostra razza, noi siamo passati dall'essere dei buoni camminatori, anche degli eccellenti camminatori, a muoverci sul piano orizzontale a velocità sempre più elevate, prima con l'ausilio salendo in groppa a cavalli o cammelli, poi con l'invenzione della ruota siamo passati, diciamo, a veicoli a trazione animale come le bighe che davano spettacolo ad esempio negli spettacoli dei gladiatori, e poi con l'invenzione del motore termico abbiamo esteso la nostra velocità sul piano orizzontale a velocità folli. Oggi abbiamo motociclette omologate o auto omologate in grado di viaggiare, cioè sulla pubblica strada insieme a noi, capaci di superare agevolmente anche 400 km/h. Eppure, se spostassimo la nostra percezione da un piano orizzontale a un piano verticale, le nostre idee cambierebbero completamente. Chi si butterebbe mai da un secondo, terzo, quarto piano per non prendere l'ascensore o le scale? La risposta è semplice: nessuno, perché ci sfracelleremmo al contatto con il suolo. Per essere più incisivi da un punto di vista proprio del concetto, noi suggeriamo di spostare la velocità, il calcolo, il computo della velocità dal chilometro orario al metro secondo. Ad esempio, a 20 km/h si percorrono 5,6 metri secondo. Capite che 20 km/h è una velocità che a noi sembra ridicola, ma se spostiamo l'idea che un veicolo possa percorrere quello spazio
a quella velocità possa percorrere 5,6 metri secondo, potremmo per esempio arrivare a capire il perché molte amministrazioni locali hanno deciso di abbassare il limite massimo di velocità in città a 30 km orari. Tenete conto poi che questo a puro titolo esemplificativo, che tutti gli studi che sono stati portati a termine in termini di traumatologia e di infortunistica stradale dimostrano che a 30 km orari l'impatto tra un veicolo e un corpo non è quasi mai letale, mentre a 50 km orari l'esito è sempre mortale in caso di impatto ovviamente con un corpo umano. Pensiamo al pedone sulle strisce. Allora, fatta questa premessa, passiamo alla guida di polizia. L'immagine che mi sono portato è un'immagine che rappresenta iconicamente le conseguenze di un incidente ad alta velocità. Per fortuna i colleghi ne sono usciti indenni, ma non sempre è così. L'occasione mi serve per chiarire che la prima causa di morte nelle forze di polizia non sono, come potremmo aspettarci, i conflitti a fuoco o le operazioni di polizia ad alto rischio. I poliziotti muoiono sulla strada per incidenti stradali e quindi è necessario rivedere tutta la nostra formazione. Le nostre scuole di polizia stanno provvedendo, le polizie locali stanno facendo questo percorso da molti anni, fanno questo i carabinieri e la Guardia di Finanza. Si è passati dai tempi della guida veloce, quando ad esempio il sottoscritto fece il suo primo corso di specializzazione nei servizi di polizia stradale, ormai nel lontano 96, si fece un corso intensivo di 6 mesi di moto ed autoconduzione ad alta velocità. Oggi queste pratiche non si fanno più, ma un veicolo dotato di dispositivi supplementari d'allarme, cioè di lampeggiante e sirena, va forte? Può andare forte? La risposta è sì. La Cassazione in numerosi pronunciamenti dice che un veicolo in servizio di polizia o di soccorso che faccia cioè uso congiunto dei dispositivi supplementari di allarme è alienato dalla realtà oggettiva del traffico. Questo perché la natura proprio dell'articolo del codice della strada che consente, il 177, che consente a questi veicoli di fare uso di questi dispositivi, consente a questi veicoli di non rispettare obblighi, divieti e limitazioni che ci sono per i veicoli, chiamiamoli ordinari. L'articolo 177 del codice della strada dovrebbe essere letto e riletto dal conducente in servizio di polizia alla guida di un qualsiasi veicolo di polizia ogni qualvolta il servizio inizi. L'articolo 177 esonera il conducente dal rispetto di obblighi, divieti e limitazioni, ma ci sono dei limiti. Perché per quanto il veicolo possa dirsi alienato dalla realtà oggettiva del traffico, come ha detto la Cassazione, non si può ignorare che il nostro sistema viario urbano ed extraurbano è ormai ingolfato da una serie di condizioni di traffico che rendono praticamente un incubo l'attraversamento, ad esempio, di una città o di una qualsiasi tangenziale in condizioni di urgenza. Tuttavia, questo tipo di servizio deve essere compiuto. Un'ambulanza deve ragionevolmente ed oggettivamente muoversi più veloce della corrente di traffico, soprattutto se ricorrono condizioni di urgenza di un paziente a bordo. Un vigile del fuoco che guidi un'autobotte diretta allo spegnimento di un incendio, per esempio di un'abitazione, deve muoversi velocemente. Il conducente di polizia che va verso una rapina in atto, una presa d'ostaggi, una qualsiasi turbativa che comporti un intervento di polizia deve muoversi più velocemente, quindi deve esporsi al pericolo.
il pubblico ufficiale ha questa caratteristica, deve per sua natura esporsi al pericolo. Le persone fuggono dall'incendio, il vigile del fuoco vi corre incontro. Ma questo uso dei dispositivi deve essere portato a termine con delle regole precise, che non sono però mai state protocollate in Italia in maniera uniforme. Vi sono molte centrali operative, soprattutto nelle grandi città, che hanno determinato una scala di interventi, un po' come succede per il triage dei pazienti, diciamo, dei quali si occupa ad esempio l'ex 118, una scala di valori per i quali si autorizza o si dispone il personale di una volante o di un'autopattuglia a fare utilizzo dei cosiddetti sistemi. Ma in autostrada ad esempio questo non è possibile. In autostrada la percezione è quella che si fa il conducente di polizia e in ogni caso è necessario che tutta questa attività estremamente complessa di guida, perché voi pensate allo stress che un operatore può avere nelle varie circostanze che caratterizzano un intervento urgente, dal rumore continuo della sirena alla necessità per il conducente di non andare a impattare, a scontrarsi, a perdere il controllo del veicolo, ad esempio, a non perdere di vista il veicolo inseguito, a doversi mentalmente preparare, ad esempio in caso di un intervento per rapina, a scegliere il momento in cui spegnere i dispositivi, continuare l'avvicinamento e poi scendere dall'abitacolo e predisporsi per, ad esempio, indossando il giubbotto antiproiettile e prelevando le armi dagli alloggiamenti. Sono tutte fasi che contribuiscono a creare nella testa dell'operatore, del conducente di polizia e del suo capopattuglia una serie di stress. Noi lo chiamiamo lo stress d'abitonale. E ora vorrei chiedere alla regia di mandare in onda un piccolo contributo che è relativo a un inseguimento effettuato a Bologna, un inseguimento che è terminato senza conseguenze, un inseguimento portato a termine dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Bologna. Targa in movimento di Ultimax. Visto? Bravo. Sta scappando! Bravo Eco! Siamo in direzione di via. Ha tamponato anche una macchina in croce. Siamo in direzione di via. Cadi, è caduto. Ha sbattuto contro un camion, siamo in direzione di via. 4-4 ricevuto. Ma troppo veloce, non riesco a stargli dietro la macchina.
persona, Berta Chiara Azzurrina, casco nero. Siamo in via... Ti butto alla terra. Siete presenti, fateci sapere. Via della... Ha tamponato un'altra macchina. Stava per cadere ma non è caduto. 4406. Fermati, 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 fermati. Ecco, come avete visto, noi siamo tecnici, però siamo comunque esseri umani. L'adrenalina, il livello di adrenalina, il livello di concitazione operativa che si può conclamare nella testa di ciascun operatore, poi ogni essere umano reagisce a modo suo, però è sempre estremamente elevato. Nel caso di questo inseguimento tutto si è concluso con 2 ginocchia sbucciate e con il recupero di uno scooter che era stato rubato poco prima. Ma quando l'inseguimento è partito, avrete sentito le voci e letto i sottotitoli, è partito perché il carabiniere si era ragionevolmente insospettito per la giovane età del conducente, quindi non poteva sapere in quel momento che lo scooter poi avrebbe ingaggiato l'inseguimento, ma soprattutto le ragioni per cui questo inseguimento è iniziato. Quindi poteva essere una semplice violazione al codice della strada, cosa che capita spesso. Molte persone che rimangono coinvolte in sinistri stradali con fuga scappano non solo per il panico, ma si danno la fuga perché magari non sono in regola con l'assicurazione, non sono in regola con la revisione, hanno bevuto, hanno assunto droghe. Pensano di non essere poi identificati e quindi pensano di sottrarsi alle loro responsabilità. Non si può sapere. Lo scopo del controllo del territorio è un'operazione che a livello di centro urbano è ormai in carico da anni anche alla polizia locale, che non è più il corpo dei pizzardoni che contestavano le multe per i divieti di sosta. Ormai la polizia locale è in attesa della sua riforma ed ha bisogno di essere integrata con le altre forze di polizia dello Stato che si coordinano all'interno di un tessuto urbano per controllarne e prevenirne eventuali fenomeni criminali. Ma che cosa ci può dire la giurisprudenza quando poi gli incidenti terminano malamente, gli inseguimenti terminano malamente, scusate? La giurisprudenza chiama in causa la comune diligenza e prudenza. Ora, in attesa che anche il codice civile venga messo a pari con la necessità di non fare più differenze tra generi, per comune diligenza e prudenza si intende quella che contraddistingue il buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia è una figura storica della società ed è colui che in base all'articolo 1176 del Codice Civile lo contraddistingue come persona che adempie alle obbligazioni. Ecco, se un conducente di polizia dovesse avere un incidente stradale nell'ambito non solo di un inseguimento, ma nell'ambito di un qualsiasi intervento, nell'ambito di una guida normale, dovrà sempre poter dimostrare di aver agito in quel limite, nel limite della diligenza nell'adempimento. Cioè di essere stato bravo, di essere stato prudente, di aver usato tutte le accortezze del caso e di non aver lasciato niente invece alla negligenza, imprudenza e imperizia. Ora, leggendo poi i vari massimari della Corte di Cassazione,
abbiamo estratto una serie di comportamenti che sono invece esempio di negligenza, imprudenza e perizia, che sono ad esempio circolare in contromano o in prossimità di curve o dossi, che è quello comunque quando la visibilità è limitata. Vi faccio, prima di proseguire nella disamina di questi piccoli esempi, vi faccio un piccolo esempio. Ho detto poco fa che un veicolo di polizia che faccia uso dei dispositivi supplementari di allarme, cioè del lampeggiante e della sirena, può derogare agli obblighi, ai divieti e alle limitazioni che il codice della strada impone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che può fare tutto? No, abbiamo parlato di prudenza, diligenza e perizia. Ma da un punto di vista puramente teorico, un veicolo di polizia che faccia uso di questi dispositivi potrebbe entrare contromano, che so, al casello di Calenzano ed arrivare fino a Barberino contromano. A volte questo può succedere, ma quando, ad esempio, la bonifica della carreggiata che si intende percorrere contromano è stata bonificata, perché a volte ci sono degli incidenti talmente gravi, come ogni tanto vedete dalle foto che vengono pubblicate alle mie spalle, che le arterie vengono interrotte per molte ore, perché al soccorso sanitario e quello dei vigili del fuoco si aggiunge ad esempio la necessità di intervenire con un soccorso di natura tecnica. A volte i camion devono essere letteralmente tagliati. A quel punto l'urgenza scade, ma se un veicolo entrasse contromano, cosa succederebbe? Intanto credo che il veicolo contromano in autostrada, anche se con i dispositivi, percorrerebbe 100 metri prima di essere inghiottito dal traffico che invece viaggia nella direzione giusta. Ma il conducente di polizia in quel caso risponderebbe di un reato gravissimo, ad esempio di omicidio stradale o di lesioni gravissime stradali. Poco più avanti poi affronteremo anche questo tema. Quindi noi dobbiamo, quando conduciamo veicoli in servizio di polizia e stiamo effettuando un servizio urgente di istituto, dobbiamo raddoppiare il nostro raggio di visibilità. Questo come lo si fa? Con l'addestramento, con la pratica. Un conducente di polizia al primo inseguimento uscirà da quell'esperienza provato, sarà ubriaco di adrenalina e quasi sempre il primo inseguimento fallisce. Lo dico perché ormai la mia esperienza mi dice questo. Si comincia a migliorare dal terzo, quarto inseguimento in poi, quando la pratica, come si può dire, l'abitudine a questo tipo di interventi diventa routine. Quindi un po' come succede nei tanti video che si vedono provenire dagli Stati Uniti d'America, dove l'uso delle camere a bordo delle body cam e delle dash cam a bordo delle auto di polizia sono frequenti da molti anni. Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti si siano accorti del nostro passaggio. Violare un semaforo rosso, pur avendone il diritto, non significa poi prendere ragione. Bisogna fermarsi. Io consiglio a tutti di fermarsi anche con il verde, perché non si sa mai, perché tu sei a bordo di un abitacolo attorno al quale c'è un rumore assordante, quello del traffico, quello della sirena, quello del gracchiare della radio, la tua concitazione. Il verde ti riconcentra un attimo, passi da una velocità piuttosto elevata, comunque più elevata rispetto a quello della corrente di traffico, a fermarti, controlli che tutti ti abbiano visto arrivare e a quel punto puoi ripartire e puoi riprendere l'inseguimento. A volte può voler dire perdersi la macchina. Pazienza, l'importante è che tu non abbia coinvolto terzi in questo inseguimento, perché mentre tu sei doverosamente esposto al pericolo, l'autista, la signora o l'autista che torna a casa dal lavoro non c'entra niente con la tua attività.
Non si può, come ho già detto, invertire la marcia su autostrade o con strade o assimilate, cioè con carreggiate separate, senza che queste non siano state bonificate, e poi non si può procedere, questo lo dice specificatamente, a velocità manifestamente eccessiva. Gli svizzeri classificano nel loro codice della strada la velocità manifestamente eccessiva con un aggettivo: temeraria, ed è un aggettivo che vale più di 1000 altre parole. Ci sono una serie di comportamenti che però gli altri devono rispettare, gli altri utenti della strada. E quali sono questi comportamenti? Ti devono dare strada, cioè si devono fermare se necessario, devono accostare a destra, se sei in autostrada devono immediatamente lasciarti libera la strada, ma anche qua dall'alto della mia esperienza, della nostra esperienza, io sono collettore di una serie di esperienze di tutto il mio reparto e di questi 30 anni di servizio, di 32 anni di servizio sempre nella specialità. Gli inseguimenti o gli interventi sono sempre estremamente stressogeni, perché ogni veicolo, ogni conducente risponde in maniera diversa al tuo sopraggiungere. Quindi, quali sono i trucchi? Guardiamo gli specchietti dei veicoli commerciali, ci accorgiamo, ci facciamo notare, ci facciamo vedere e sfiliamo. Diamo l'impressione, sfiliamo intorno a loro dando l'impressione di seguire una linea di tranquillità. Sanno che stai arrivando perché hai i lampeggianti e la sirena, ma tu devi dar loro l'idea di essere una persona tranquilla, che sa quello che sta facendo. Loro si tranquillizzeranno, se necessario spegniamo la sirena per dar tempo alle macchine di fare manovra, per non creare un'ulteriore ansia nei loro riguardi, e dopo la riattiviamo quando siamo passati. Guardate che il professionista non dovrebbe mai rispondere con il panico. Noi siamo pagati, siamo formati, il nostro ruolo è quello di risolvere le emergenze, non crearne altre. E questo sta alla base di ogni intervento di polizia. Lo ripetiamo nelle nostre sessioni di addestramento e cerchiamo di farlo capire ai giovani, alle giovani reclute che arrivano nei nostri ranghi. Per prevenire eventuali domande da parte di ascoltatori o spettatori, vi dico fin da subito che l'introduzione della legge sull'omicidio e lesioni stradali ha reso molto più delicato il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro di conducenti professionali, conducenti di polizia, diciamo conducenti professionali di polizia, ecco, questa mi sembra la definizione migliore per connotarci. Però noi soggiacciamo alle leggi dello Stato. Se noi avessimo uno scudo penale per questo tipo di responsabilità, non sarebbe oggettivamente giusto. Noi dobbiamo tutelarla, la società, non metterla a rischio. Vi dico però che in molti casi la Corte di Cassazione, tra cui un caso recente, se non sbaglio, è del febbraio 2025, la Cassazione ha tenuto a precisare che un inseguimento di polizia, un incidente, uno scontro, cominciamo a correggerci con la semantica, uno scontro avvenuto al termine di un inseguimento di polizia non può essere ricostruito come un incidente stradale, ma è l'esito di un'operazione di pubblica sicurezza. Ovviamente bisogna poi entrare nel merito di ogni singolo evento, e ogni singolo evento deve essere valutato. Ma oggi il nostro ordinamento prevede un reato specifico, il reato di omicidio stradale. E come molti di voi, visto che stiamo parlando tra
tecnici di questa nostra professione sapranno che l'omicidio stradale lo si configura quando una persona si cagiona la morte di una persona violando una o più norme del codice della strada. Ecco, la questione è un'auto in servizio di polizia che sfrecci ad altissima velocità in una strada in quel momento attraversata da un pedone e lo uccida, il conducente risponderà di omicidio stradale? È molto probabile che sia così, o di lesioni stradali qualora il pedone sopravviva. Noi ci troviamo spesso a dover guidare in condizioni spesso al limite. Bene, ma l'utilizzo dei dispositivi supplementari d'allarme non è un giubbotto antiproiettile, non è uno scudo penale, non è una ragione che ci consente di essere al di sopra della legge, ci consente un comportamento diverso. In questo senso parlavo prima di alienazione dalla realtà oggettiva del traffico, ma dobbiamo ricordarci che non possiamo in alcun modo mettere a repentaglio la vita, nemmeno la nostra, o la vita degli altri per portare a termine un servizio che poi non porteremmo a termine con l'incidente. Non dimentichiamo mai che noi dobbiamo rispondere a un'emergenza e risolverla. Se noi provocassimo un incidente o restassimo coinvolti in un incidente stradale, l'emergenza la creeremmo, anzi ne creeremmo un'altra che porterebbe a una tardiva risoluzione di quella per la quale noi stavamo correndo. Mi sembra tutto molto evidente. In questo senso mi corre l'obbligo di parlare del caso Amri, del caso di Rami, perdonatemi, caso di Rami. In quel caso un inseguimento molto simile a quello di cui abbiamo visto le immagini poco fa, in quel caso l'inseguimento si è concluso con la morte del passeggero. Si è detto e si è scritto molto su quell'evento, ma quell'inseguimento era doveroso farlo e in questo senso vorrei suggerirvi che questa piccola riflessione. L'inseguimento di polizia è lecito? Sì, l'inseguimento di polizia è un atto, bisogna portarlo a termine, bisogna ingaggiarlo. Ci sono regole di ingaggio? No, sono quelle del padre di famiglia di cui abbiamo parlato prima, ma mi è stato chiesto in alcune lezioni se il legislatore prevede una sanzione amministrativa come previsto dall'articolo 192 del codice della strada di soli 87 euro per chi non si ferma all'alt imposto da una pattuglia, perché mettere, diciamo, in atto un servizio così rischioso come un inseguimento di polizia magari in centro urbano? La risposta che mi sento di dare è questa, e cioè noi quando espletiamo il servizio di polizia, quando espletiamo un servizio di vigilanza stradale, a noi forze di polizia, e il termine forze non è casuale, come soggetti legittimati all'uso ovviamente proporzionato della forza, però a noi corre l'obbligo anche di prevenire e reprimere la consumazione di reati. In questo senso mi sento di richiamare la vostra attenzione all'articolo 55 del codice di procedura penale, che dovrebbe essere tatuato sul palmo della nostra mano, insieme agli articoli 12 e 177 del codice della strada, che sono gli articoli che disciplinano: il primo disciplina il servizio di polizia stradale, il secondo, ne abbiamo già parlato, è quello che prevede le modalità di utilizzo dei dispositivi supplementari d'allarme. Voi considerate poi che in tutto questo mondo di sirene
e di lampeggianti, per chi vive in città, soprattutto nelle zone ospedaliere, si parla da anni di inquinamento acustico da sirena. Magari la gente si abitua. Un conducente, un privato cittadino di Roma è abituato alle centinaia di scorte che ogni giorno attraversano la nostra capitale. Caso diverso è magari per gli abitanti di una piccola frazione o di un comune del Mugello, dell'Alto Mugello, o non so, di Calenzano. Viene in mente mia nonna che ai tempi in cui passava l'ambulanza correvano tutti alla finestra perché era un caso che attirava attenzione. Oggi siamo più abituati, oggi siamo quasi assuefatti, e il rischio è anche quello di assuefarci noi stessi a un utilizzo troppo disinvolto di questi dispositivi. Ma l'articolo 55 è quello che disciplina, ci dice che l'inseguimento deve essere fatto. L'inseguimento è il primo atto, è il primo segnale che un crimine o un illecito è stato commesso. Molti di voi ricorderanno il caso di Anis Amri. Anis Amri era un giovane terrorista della Jihad che si rese autore degli attentati di Berlino ai mercatini di Natale. Stava cercando di rientrare, ora credo in Siria, passando per l'Italia. Nei dintorni di Milano, sceso da un treno, fu sottoposto a un controllo casuale di polizia. Ecco, soprattutto dall'epoca della pandemia in poi si è registrata spesso una contrarietà al controllo di polizia. Bene, il controllo di polizia è doveroso esattamente come ogni attività che è fatta ovviamente nei limiti che la legge impone, ma il fastidio che a volte noi proviamo quando ci viene chiesto conto di un comportamento, o ci viene chiesto semplicemente conto della nostra identità, ecco, bisognerebbe ricordarsi del caso di Anis Amri, senza tornare poi ai tempi delle prime indagini sulla mafia o sul terrorismo interno nostro. I due colleghi della squadra volante di Milano che fermarono questo ragazzo furono attinti da alcuni colpi d'arma da fuoco che Anis Amri portava con sé. La loro reazione fu esemplare, perché seppur feriti riuscirono, comunque avevano posto in essere tutte le norme di sicurezza e quelle che le nostre tecniche operative ci impongono, e questa tragica serata si concluse con l'uccisione di questo giovane terrorista. C'è stato un processo. Non è che l'uccisione di una persona o il ferimento di una persona può essere legalmente fatta passare così in cavalleria solo perché noi siamo operatori di polizia. Un accertamento è doveroso farlo. Ora vorrei tranquillizzarvi, perché noi siamo intanto innocenti fino a prova contraria. È vero che probabilmente ci dovremo pagare qualche spesa legale nel frattempo, però vorrei anche ricordarvi che il cosiddetto atto dovuto, secondo il codice di procedura penale italiano, è un provvedimento che la legge impone a garanzia dell'interessato. Semmai dovremmo non doverci pagare gli avvocati in questa prima fase, diciamo, delle indagini. Questo forse è un suggerimento
che mi permetto di passare al legislatore, ma noi abbiamo un obbligo, abbiamo scelto di fare questa professione e il nostro obbligo è quello di adempiere ai compiti che tale professione ci impone. Dobbiamo farlo con lealtà e onore e credo che se capiamo questo, se comprendiamo qual è il nostro ruolo all'interno di un tessuto urbano, la cittadinanza non potrà che essercene riconoscenti. Sarà un percorso come sempre lungo, dipende da come ci comportiamo, ma ecco, il caso di Rami di Milano, purtroppo devo dirlo, è stato complicato dal fatto che 2 militari sono al momento sotto inchiesta per aver chiesto o ordinato a un testimone di cancellare quelle immagini. Ecco, noi non dobbiamo avere paura di niente, dobbiamo sapere quello che facciamo e dobbiamo sapere che, anzi, dovremmo essere noi quelli che abbiamo la telecamera e produciamo le immagini al giudice. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere stato noioso, vi ricordo di iscrivervi a questo interessantissimo canale @PMPO su YouTube e ringrazio ancora una volta la Polizia Locale di Prato per avermi dato questa opportunità.